Le parole di Barbactas hanno svelato tutto. Accanto a lei sto davvero bene. Benvenuti sul mio canale YouTube, Turkey News Magazine. Prima di iniziare, se vi va iscrivetevi e sostenete il canale, è grazie a voi che possiamo raccontarvi ciò che davvero muove i cuori dello showbiz. Nel mondo del gossip, ci sono frasi che cambiano il corso delle conversazioni in un attimo. Bastano poche parole, scelte con cura, per ribaltare l'immagine costruita in anni di interviste calcolate e sorrisi misurati. È esattamente ciò che è accaduto con la dichiarazione di Barbactas su Yağmur Yüksel, improvvisa, chiara, disarmante. E soprattutto, profondamente personale. Bar, da sempre attento a custodire il suo privato lontano dai flash, è passato da risposte vaghe a un'apertura sorprendente. Non si è limitato a un commento breve, non ha cercato rifugio dietro l'ironia. Ha parlato con un tono che suonava diverso, più intimo del solito. Io sono uno che cerca la semplicità. Da lì, la tempesta. I social hanno fatto il resto. Ma il vero colpo al cuore è arrivato subito dopo. In Yağmur c'è una luce bambina che mi ha stregato. Parole che hanno scatenato interpretazioni, domande, supposizioni. È una confessione romantica e basta? O il segnale che per Bar sta iniziando un nuovo capitolo? Questa storia nata dal lavoro fianco a fianco era davvero inevitabile? E quanto di tutto questo è stato cercato, quanto semplicemente accaduto? Perché Bar non si è fermato a 2 frasi suggestive. Ha spiegato come si sente con lei, parlando di confidenza, di dialogo, di una serenità che non aveva mai mostrato a microfoni accesi. Con lei riesco a parlare di qualsiasi cosa, ha detto con quella calma che lo contraddistingue. Accanto a lei mi rilasso. E poi, senza circonlocuzioni, dopo esserci conosciuti davvero, abbiamo iniziato a frequentarci. Per chi segue le vite dei famosi, sono parole che pesano. Non sono i soliti titoli costruiti. Hanno il sapore della verità che non ha paura di farsi ascoltare. In questo video ci chiediamo, perché Bar ha deciso di esporsi adesso? Che cosa rende Yağmur diversa da tutte le altre storie evitate o mai confermate? È un amore destinato a durare o il tempo, come spesso accade, lo trasformerà in altro? E soprattutto, cosa si dice dietro le quinte, lontano dalle frasi ripetute nelle interviste? Restate con noi, perché c'è molto da scoprire. Tutto è partito da un concetto semplice: io sono uno che cerca la semplicità. Una frase quasi innocua, certo, ma che suona come una presa di posizione nel mare rumoroso dei riflettori. Bar ha sempre eluso le indiscrezioni con educazione e fermezza. Ha fatto scivolare altrove le domande, si è rifugiato nel lavoro, ha lasciato che fossero i suoi personaggi a parlare. Questa volta no. Questa volta, ha aggiunto dettagli. Senza teatralità, senza retorica. La luce bambina di Yağmur mi ha stregato. Non è solo una descrizione estetica. È una finestra sul suo modo di intendere l'intimità, non l'immagine perfetta, ma un'energia pulita, un istinto di fiducia, quell'allegria che smorza le difese e rende lieve anche una giornata complicata. E poi c'è il punto che, nel linguaggio spietato del gossip, significa più di 1000 foto mano nella mano. Con lei posso essere trasparente. Tradotto, fiducia. Non una fiducia ingenua, ma costruita passo dopo passo, senza fretta, in una dimensione che non ha bisogno di scenografie. Abbiamo cominciato a sentirci sul serio dopo un progetto che ci ha messi alla prova nel modo giusto, ha spiegato. Non un flirt nato per caso su un set affollato, non una comparsa studiata per far parlare. L'opposto. Distanza all'inizio, rispetto dei confini, poi i messaggi che si allungano, i caffè rubati al caos, il piacere di ritrovarsi senza l'obbligo di definirsi subito. La formula, prima amici, poi l'amore, qui non è un cliché da copione, ma la traccia concreta di come i sentimenti abbiano preso forma. C'è chi sostiene che il destino sia entrato in scena proprio quando le riprese si sono concluse. Lontani dall'adrenalina quotidiana, senza i ritmi serrati dell'orario di set, è rimasto quello che conta. La voglia di vedersi ancora. Lo raccontano i sussurri delle maestranze, lo confermano occhiate complici scambiate a proiezioni private,
Lo dicono gli incontri discreti in luoghi dove le telecamere di solito non arrivano. È allora che l'amicizia ha ceduto il passo a una curiosità nuova, a un'intesa che si nutriva di conversazioni lunghe, libri, cinema, lavoro, paure, famiglia, quel mondo che Bar custodisce e che raramente concede a qualcuno. Abbiamo deciso di provarci quando abbiamo capito di conoscerci davvero, è la sua sintesi. Semplice, potente. Eppure, tra tutte le domande, una svetta su tutte, perché parlare ora? Chi lo conosce sa quanto Bar abbia fatto di tutto per lasciare l'amore fuori dall'inquadratura. E allora perché rompere il silenzio proprio adesso? Dalle voci di corridoio emergono due motivi. Il primo, non c'è più nulla da proteggere dietro la nebbia del forse. Quello che c'era da capire, lo hanno capito in due. Il secondo motivo è un atto di riguardo verso lei. È giusto darle un posto chiaro nella mia vita, avrebbe confidato a chi lavora al suo fianco. Non un annuncio da tappeto rosso, ma una responsabilità che suona adulta. In tanti, nel nostro ambiente, l'hanno interpretata così: per la prima volta, Bar si mette davvero al timone della sua relazione. E sui social? Qui la trama si fa interessante. Non vediamo scatti costruiti, non ci sono caption smielate, zero foto di coppia postate a orari strategici. Silenzio, apparenza di distanza. Eppure, chi ascolta bene riconosce in quel silenzio un segnale diverso: maturità. La scelta di non esporre ogni gesto, di non cedere alla pressione dell'istantanea perfetta, racconta di un sentimento che non ha bisogno di prove pubbliche. Se prima le emozioni dovevano essere filtrate da un feed pieno di cuori, adesso parlano con parole ragionate, con tempi umani. A volte la discrezione è più eloquente di un carosello da migliaia di like. Il profilo di Yamur, poi, ha alimentato il mistero. Niente interviste studiate ad arte, nessuna frecciatina, zero materiale per alimentare talk pomeridiani. Una presenza che tiene il proprio spazio con grazia, che non fa rumore, e che proprio per questo incuriosisce ancora di più. Pare che sia stata proprio questa sua misura a colpire Bar, una donna che non ti toglie l'aria, che accompagna senza invadere, che sa sparire quando bisogna lasciare parlare i fatti. Un ritratto lontano anni luce dagli scossoni del passato che qualcuno ha voluto attribuire a lui. Qui c'è un'altra pagina, meno posa, più sostanza. La domanda che corre di bocca in bocca è se questo significhi che il vecchio Bar, quello attento a non scoprire mai del tutto le carte, sia scomparso. La risposta dei ben informati è che è cambiato il baricentro. Non c'è una strategia, non c'è un piano pubblicitario, non ci sono titoli da conquistare. C'è una crescita. Le parole scelte, il modo in cui le ha pronunciate, la calma con cui non ha alzato i toni, tutto fa pensare a un uomo che ha imparato a stare nelle proprie emozioni. Semplicità, trasparenza, stare bene, sono indizi di una stagione diversa, più consapevole. Nel nostro mondo, dove spesso si corre per non farsi raggiungere, lui sembra essersi fermato per capire davvero. E il futuro? Troppo presto per abiti bianchi e promesse scolpite nella pietra. Eppure, una cosa è chiara, non è una fiamma nata per caso e lasciata al vento. Abbiamo iniziato quando aveva senso farlo, ha sottolineato. Una frase che lascia aperta la porta agli sviluppi, senza forzature, senza scommesse azzardate. In molti sussurrano che la solidità delle basi potrebbe trasformare questa storia in una traiettoria lunga. Del resto, ciò che non è cominciato per stupire, ha spesso la pazienza di durare. Nel frattempo, la relazione cammina. Niente proclami, niente fughe clamorose, niente toni esasperati. Una storia che preferisce i dettagli alla sceneggiatura rumorosa. Forse proprio per questo se ne parla tanto. Perché un'intervista garbata, qualche frase che scava in profondità e un gesto coerente possono fare più rumore di un bacio esibito sotto i flash. È questa la forza della dichiarazione di Bar, poche parole, ma scelte bene, un senso di verità che resta addosso. C'è chi ricorda che i due, durante quel famoso progetto, si cercavano con gli occhi solo quando le telecamere smettevano di registrare. Che si tenevano a distanza come se volessero allungare l'attesa.
che ridevano delle stesse cose e si rattristavano in modo simile davanti alle storie dei personaggi che interpretavano. Quella specie di sintonia che si intravede e che non ha bisogno di essere spiegata. Quando il lavoro è finito, la materia prima era rimasta lì, una curiosità che chiedeva di essere ascoltata. L'hanno fatto senza fretta, come si fa con le cose importanti. Se oggi Bar si espone, lo fa anche per proteggere. Per evitare che altri parlino a posta sua, che si riempiano i vuoti con storie che non sono mai successe. È una forma di tutela che suona come rispetto, per sé e per Yamur. Non c'è bisogno di disegnare confini con la vernice fluorescente, basta nominarli con chiarezza. Voglio che sia vista per quello che è nella mia vita, avrebbe detto a chi lo conosce bene. Parole che hanno il sapore delle responsabilità prese con naturalezza. E Yamur? La sua scelta di non alimentare il vortice, di non trasformare ogni gesto in un evento, rende più facile credere che questa storia si stia costruendo senza effetti speciali. È una complicità fatta di luoghi piccoli, di abitudini leggere, di telefonate a fine giornata. Una presenza che non cerca il riflettore e proprio per questo lo conquista. Non un carillon, ma un metronomo, qualcosa che dà ritmo senza rubare la scena. Dove andrà tutto questo? Gli entusiasmi del web hanno già scritto titoli sul per sempre, ma la realtà, quella vera, vive di sfumature. E le sfumature, qui, raccontano di due persone che si sono scelte con calma. Che hanno trovato una lingua comune fatta di ironia, ascolto, domande giuste. Che preferiscono il passo sicuro alle corse a perdifiato. Se l'amore durerà, non lo decideranno i trend del giorno, ma la coerenza con cui continueranno a proteggere quello spazio condiviso. E allora, eccoci al punto. Bar non fugge più dal sentimento, non lo nasconde dietro la cortina del personaggio. Si lascia vedere per ciò che prova, oltre che per ciò che interpreta. È una piccola rivoluzione che, in un mondo rumoroso, fa rumore proprio perché resta misurata. E in mezzo a tutto questo, il silenzio di Yamur diventa un contrappunto prezioso. Non è assenza, è scelta. La più eloquente di tutte. Voi che ne pensate? È il primo capitolo di qualcosa di grande o il momento sereno che entrambi avevano bisogno di vivere? Secondo voi Yamur è davvero la persona giusta per Bar? Scrivetecelo nei commenti, leggeremo tutto. E se vi è piaciuto questo racconto, mettete like, iscrivetevi a Turkey News Magazine e attivate le notifiche. Perché nel mondo del gossip il cuore batte sempre, e noi torneremo presto con dettagli nuovi, indiscrezioni verificate, e storie che vi faranno discutere. Alla prossima, qui, dove i sentimenti diventano racconto e il racconto diventa memoria.